Dicono che i Maneskin abbiano vinto Sanremo. Allora vado a vedermi l'articolo di oggi e i Maneskin hanno vinto Sanremo, quindi posso fare la video reaction. L'articolo del Fatto Quotidiano dice rock scolastico con un brano brutto. A noi non ce ne frega assolutamente niente di quello che dice il Fatto Quotidiano, lo andiamo a sentire. Onor del vero non è il mio primissimo ascolto, ho già un po' scuriosato sul brano con un amico, era un brano rockettaro, non ricordo praticamente niente, mi ricordo questo groove di chitarra ganza all'inizio, mi piace la voce del cantante Damiano graffiata ovviamente e quindi sono felicissimo di guardarli sul palco di Sanremo e sapere già che abbiano vinto. Sentiamo. Vi chiedo scusa per questo intervento post-produzione, ma la Rai purtroppo non mi ha concesso i permessi di pubblicare su YouTube il replay dell'esibizione dei Maneskin, per cui sono dovuto intervenire editandolo e mantenendo soltanto le reactions. Se volete vedere il video completo lo trovate sul mio feed Instagram, il mio nome è Matteo Ratti of Music e anche su Instagram TV. Ma ora guardiamoci le reactions. Groovettone di chitarra col mi libro a vuoto, anni 70, suono ruvido. Come che fare? Sentiamolo un attimo. Do, sì, vediamo un po', buttiamolo giù. Non ho il plettro, userò 10 centesimi. Il groove ci piace. Lui c'ha questo modo di cantare qua con il suono proiettato davanti, la laringe alta. Loro non sanno di che parlo. È molto maledetto anche nel look, figo e maledetto. Tra l'altro anche nella videoclip vedevo che hanno adottato questo stile un po' ispirato, se vogliamo, a David Bowie o comunque al rock, forse al rock glam, ma più dark. Però hanno questi abbigliamenti un po' così ambigui, né uomo né donna, insomma. Figo. Siamo a Sanremo! Questo è Sanremo! Incredibile! Cioè, ma state sentendo? Questo qua è il palco di Sanremo. Cioè, è oro colato sul palco di Sanremo questa roba qua. Di cosa stiamo parlando? È forte, eh? Cioè, lui è intonatissimo, sta cantando una linea distorta, è abbastanza alta perché quando sentiamo i suoni distorti non ci sembra, perché sembrano più profondi, più grandi, ma è alto, sarà su... È su Mi Sol, quindi... Sono fuori di testa, ma diverso da loro! Sono fighi, si muovono bene sul palco, il chitarrista è agitatissimo, si muove nonostante faccia dei groove. Ora non so se sono registrati, può anche essere, mi sembra un'esibizione live. Il cantato è sicuramente live, credo che debba essere così. E... difficile dire poi la verità, ma insomma il cantato sicuramente live, credo anche le parti suonate e comunque l'impatto c'è tutto, loro sono fighi, sono giovani, c'hanno la bassista bionda che non fa mai male. Bravo, sbrocca così! Qua prende sì, prende un sì, un passo prima del do di petto, ma diverso! Cioè, non ci diamo importanza perché la sentiamo distorta, ma questo è un acuto, lui è impostato bene, c'ha una voce atletica, c'ha un'ottima intuitività. È un figo! È un figo! Qua l'orchestra mi piace, groovettino di chitarra, groovettino, lick, riff di chitarra alto con l'orchestra che accompagna mi è piaciuto, mi ha ricordato SM dei Metallica, ce l'ha sentito? Yes. Yes. Io devo dire che questa notizia qua non può che farmi molto piacere. Il brano è un brano figo, un brano rock, se lo suoni su un palco davanti a tanta gente con quell'attitudine, con quel look, con quel groove, sicuramente la gente si diverte, ma è buona, questo è. Il testo non è che dica molto, in realtà anche quello è molto rock and roll, della serie sono figo e spacco tutto, sono marcio ma sono bello. Del resto non è che ci si può aspettare che dall'oggi al domani su Sanremo ci vadano i Rage Against the Machine con Killing the Name. Loro sono giovani, hanno un sacco di potenziale, hanno tutta la carriera davanti, per cui hanno tutta la vita per fare dei brani più impegnati o comunque del materiale che dia più soddisfazione ai veri ascoltatori del rock, va bene, va benissimo. E mi rivolgo agli ascoltatori del rock, se cominciamo ora a dire ma ricorda, siamo quelli che non siamo mai contenti. Noi stiamo a fare troppi talenti, siamo di fronte a una cosa figa. Un gruppo di improntazione rock anni 70 ha vinto Sanremo con un brano che apre con un groovettone di chitarra invece che con il La minore di pianoforte e il testo d'amore struggente sopra. E non è nemmeno la canzone che mettono di sottofondo per rilassarci mentre facciamo la spesa. Comunque un passo c'è e quindi va bene, bene, bene così. Già me li sento i miei amici rockettari che mi dicono Mate, ti hai parlato bene dei Maneskin, non ce lo dovevi fare. Ma del resto io non sono mai stato un duro e puro. E poi soprattutto credo fermamente che da qualche parte dovremmo cominciare a fare questa rivoluzione. Dovremmo cominciare da qualche parte a uccidere i trapper. Mi metto 2 secondi gli occhiali per dire la cosa nerd dal punto di vista vocale della
Esecuzione del cantante Damiano. Il cantante dei Maneskin utilizza la caratteristica maggiore, diciamo, che contraddistingue la sua voce, è la sua voce distorta, se vogliamo, no? Poi c'ha un timbro in realtà molto riconoscibile, molto tagliente, come dicevo prima, appunto, un po' maledetto, se vogliamo, su tutta l'interpretazione, anche sulle strofe, ma nel ritornello, quando graffia, lì entra proprio la sua caratteristica predominante. È una distorsione, io la chiamo distorsione stabile, set crunch, è una distorsione, fa male, non fa male? No, non fa male. Ci sarà già tanta gente che pensa che lui non sa cantare, sono tutte boiate, lui lo fa molto bene, infatti ha cantato perfettamente. Ora non è che sono stato a vedere nella sua carriera cosa abbia fatto, ma insomma comunque io ho già uno storico di video riguardo questa questione. Le voci distorte sono una tecnica. Lui probabilmente ha una sua attitudine al farlo, riesce a farlo molto bene, non so se è andato a studiare qualcuno quella tecnica, ma mi sembra che sia molto spontaneo, però lo fa molto bene. Se vedete il microfono è piuttosto vicino sempre, quindi non tira grida. Di solito chi grida è propenso ad allontanare il microfono, lui lo tiene molto vicino, quindi se vogliamo è un suono che non esce fuori da un vero e proprio grido, è un atteggiamento che gli permette di avere un suono rumoroso. Sento, per andare proprio nel nerdismo vocale più assoluto, che la vibrazione riguarda anche le corde false, non solo le corde vere. Di solito questo suono si fa obbligando, diciamo così, le corde vocali vere a sventolare in maniera irregolare, no? Come Andrea Volpi mi ha fatto un esempio bellissimo l'altro giorno dicendo un po' come una bandiera quando il vento la fa sgualcire, va bene? Quindi fa quel suono lì. Ecco, questo è quello che diventa la sorgente sonora durante una distorsione. Nel suo caso c'è sommata, mi pare di sentire, la vibrazione delle corde false. Può dipendere dalla sua fisionomia, può dipendere da quanto, insomma, è anche una scelta, si può fare più falso cordale o meno. È indubbiamente molto bravo, ha quindi il mio approval. Concludo dicendo che mi sembra ancora strano che abbia veramente quel brano e loro vinto Sanremo. Bene, se questo possa essere l'inizio di un cambiamento, non ci credo nel modo più assoluto, ma speriamolo. E soprattutto, Maneskin, dai!